Io sono Marianne, io sono Fernando, sono vittima di Picchiavo violenza mia e moglie. lotto ancora. Sono morta perché combattevo un avvocato Lo non potete sociale vedere sul per mio gli corpo. altri. Io sono Ma Giada, per arrivare fino a questa sono città io sono violentamente Fernando, aiutavo chi era in stuprata. Io sono difficoltà, mettermi ad Marianne. ogni tipo di... Io sono Marianne e sono morta. Io sono Marianne e lotto ancora. Sono morta perché combattevo battaglie sociali per gli altri. Lotto per quelle persone che vengono socialmente stuprate. Sono morta perché aiutavo chi era in difficoltà. Lotto per chi vuole resistere ed esistere. Sono morta perché qualche politico ha deciso di farmi morire. Sono stata rapita, torturata, violentata, uccisa e fatta sparire. Lotto per gli ultimi. Non perché siano i primi, ma perché semplicemente siano. Io sono Giada e sono vittima di violenza. Io sono Fernando e picchiavo mia moglie. Lo potete vedere sul mio corpo. Questa cicatrice è stato uno degli ultimi regali di mio marito. Sono un avvocato di una certa levatura, ma per arrivare fino a qui ho dovuto faticare. Sottomettermi ad ogni tipo di compromesso, farmi sfruttare e sfruttare. Eravamo appena tornati dalla messa e la mia colpa è stata non preparare il pranzo prima di uscire. Ho dovuto trovare la pecca nella legge per poter salvare il cliente di turno. Ho un'ulcera che non mi dà pace e vivo di Malox. Lo stress mi uccide. Mentre mi tamponavo la ferita, pensavo alle volte in cui Giuliana mi aveva detto di scappare e denunciarlo. Non voglio. Non posso. È mio marito. Ne parlavo con i miei praticanti e con gli altri colleghi. Stacca un po', trovati un hobby. Vai a fare box. Vuoi mettere e dare 2 pugni con tutta la forza che hai dentro? Che poi si trattava davvero di poca cosa. Effettivamente dare 2 pugni ogni tanto poteva aiutare. Un pugno ogni tanto, più spesso una sberla. Mai calci. Mai calci. Mi aiutava, senza dubbio. Un mercoledì mattina l'ultimo regalo da parte sua. Un caffè meno zuccherato del dovuto. Uno spintone, io in terra, e lui che con violenza cerca di tirarmi su per i capelli. Lo sento andare nel ripostiglio, dove tiene gli attrezzi da lavoro. Mi alzo ed esco di corsa. Non sento più dolore, solo paura. Poi ho cominciato. Stavo studiando un caso molto complicato dopo cena. Non riuscivo a venirne a capo. Ad un certo punto sento 2 mani scendermi dalle spalle sul torace e la voce di mia moglie che mi sussurra all'orecchio: amore, è mezzanotte passata. Non è il caso che tu venga a letto? Dai, ti faccio un bel massaggio. Non so cosa sia successo, perché non ho più visto nulla. Ho solo vaghi ricordi. Ora riesco a vedere me stesso compiere qualcosa di grave. L'ho picchiata. Alla fine lei era in terra sanguinante e io mi stavo rilassando. Amore, devi capirmi. È un caso molto importante. Non puoi distrarmi. Io scappo e arrivo davanti a quella porta con su una foto di una donna con un viso così dolce che avrebbe ammorbidito anche mio marito. Si affaccia una donna con un sorriso gentile. Ho parlato tanto con lei e alla fine della nostra chiacchierata avevo le idee più chiare. Io sono Giada. Ho ricordato, tra le lacrime, che non è vero che non mi ha mai dato un calcio. Me lo ha dato. Dritto nello stomaco. Ho deciso di scappare via e di denunciarlo. E mi farò ascoltare. Da allora però ogni caso per me diventava così importante che dovevo sfogarmi su di lei. Mi fece riflettere quello di un uomo che aveva ucciso sua moglie. Ho ascoltato la sua storia. Ho visto me stesso.
Ho rifiutato il caso e sono andata a cercare consiglio in un centro antiviolenza. Io sono Fernando. Di lì a poco ho chiesto la separazione da mia moglie, scusandomi con lei per tutto quello che le avevo fatto. Mi sfogo aiutando le donne maltrattate. Io sono Marianne e sono viva. Io sono Marianne, sono morta, Sono viva nella memoria dei miei parenti. ma vivo ancora negli occhi di quelle persone Sono viva nelle parole di chi racconta la mia storia. violentate fisicamente e psicologicamente, Sono viva nelle opere di chi ha fatto di me un simbolo per l'emancipazione delle vittime di violenza. che cercano aiuto in posti e in persone che possono essere la loro sola speranza. Io sono Fernando. Io sono Marianne. Io sono Giada. Io sono Marianne. Noi siamo Marianne.